Ciao amici, oggi è una giornata veramente particolare. Faremo una bellissima chiacchierata con una persona super speciale. Incontreremo Anna Mazzeo, Country Manager di UOB Italia, una donna affascinante in tutti i sensi della parola e con un'esperienza professionale veramente superiore. Ciao Anna! Ciao Cesare, come stai? Benissimo, grazie, benvenuta per la nostra chiacchierata di oggi. Senti Anna, la prima domanda che vorrei farti, io ti conosco molto bene, conosco la tua vita, la tua esperienza, mi piacerebbe sapere o che tu raccontassi un po' di te, di cosa ti occupi e di come sei arrivata nella posizione in cui ti trovi ora. Va bene, grazie mille innanzitutto di questa opportunità. Io sono argentina, nata in Argentina, arrivata in Italia qualche anno fa e inizio la mia avventura qui in UOVI, che come alcuni conoscono siamo gli organizzatori del World Business Forum in tutto il mondo. Arrivata perché avevo il nonno italiano come tanti argentini, senza parlare la lingua ho imparato qui a parlare italiano e devo dire che mi sono innamorata di questo paese. Da qui sono rimasta, mi sono sposata, ho avuto 2 figlie e il resto è storia. E oltretutto, possiamo dirlo, sei anche giovanissima e questo è un grandissimo valore aggiunto per un manager. Senti, ma una curiosità, io conosco molto bene UOB da tanti anni, sono molto affascinato, sono quasi tossico del UOB, però ci puoi dire che cos'è esattamente UOB e come funziona? Wobi noi ci definiamo come un content hub. Quello che noi facciamo è distribuire il miglior contenuto di management al mondo attraverso diversi canali. Uno di questi canali è per esempio la TV. In tutto Latino America siamo presenti con un canale 24 ore su 24 di management. Qui in Europa siamo arrivati con il World Business Forum e questo evento viene organizzato anche in diversi paesi del mondo, per esempio in Colombia, in Messico, negli Stati Uniti facciamo questo evento a New York, a Madrid, Milano e Sydney. Quello che è la nostra mission è quella di poter portare ai manager il miglior contenuto di management al mondo e riuscire a anticipare i trend, dando a loro gli strumenti e quello che hanno bisogno per affrontare il lavoro quotidiano. Fantastico Anna, ma come funziona il UOB? Cosa mi devo aspettare? Io conosco benissimo quello di Milano, un paio di giorni entusiasmanti con tanti speech. Ci puoi raccontare effettivamente cosa vive, che esperienza vive chi frequenta UOB? Devo dire che è un'esperienza che va vissuta perché è difficile raccontare l'emozione che si prova ad essere in una platea con altri 2500 persone curiose che vogliono ascoltare questi speaker. Sono 2 giorni di ispirazione. Seduti lì si ascoltano questi personaggi come Francis Ford Coppola, in passato abbiamo portato Bill Clinton, Al Gore, Alan Greenspan, Harry Kissinger tra gli altri e si crea tutta questa atmosfera di conoscenza, anche di condivisione di quello che è stato ascoltato all'interno di questa platea. C'è un grande networking, ci sono i coffee break, ci sono i pranzi, l'opportunità anche di conoscere altri imprenditori, altri top manager che sono lì con la stessa motivazione. È un grandissimo successo di tanti anni e posso dire che quando tu ti trovi in una sala enorme, una tecnologia pazzesca, con altre 2500 persone che hanno questo entusiasmo di cui tu parlavi, Anna, di condividere qualcosa del futuro è veramente impressionante, l'energia che riesci a raccogliere. E poi la condivisione e il network, perché poi si conosce parecchia gente, molto interessante e molto stimolante. Ecco, magari ci puoi raccontare qualche aneddoto particolare dalla tua esperienza in UOB, sia dall'esperienza passata, sia degli recenti avvenimenti, da quando sei country manager, qualche cosa di affascinante, anche visto il livello di speaker avrai sentito delle cose veramente belle. Sì, in realtà guarda Cesare, quest'anno tra l'altro è il nostro 20° anniversario e devo dire che mi sono messa un po' a fare i numeri, a pensare a quelli che sono stati gli speaker più interessanti di questi ultimi 20 anni e sono veramente tanti. Sono passati oltre 150 speaker sul palco del World Business Forum di Milano e a me mi ha colpito particolarmente Andrea Agassi. Andrea Agassi, il giocatore di tennis che ha scritto la sua autobiografia chiamata Open. Conoscere lui per me è stato illuminante, una persona super umile,
che parla della resilienza, del non darsi mai per vinto, anche quando uno arriva al numero uno, no? Essere il numero uno al mondo e dopo arriva a essere il 146 al mondo e dopo ritorna a essere il numero uno. Questo per me è una storia veramente incredibile. L'altra che mi ha colpito tantissimo è Maria Velon, che è una delle sopravvissute dello tsunami. Devo dire che la sua storia è veramente toccante, sempre con questa voglia di ispirare e far capire alla gente che niente è impossibile. È molto bello quello che hai detto perché mi dà la possibilità di spiegare che a Uobi si sentono grandissimi discorsi e speech fatti da professori fantastici, da docenti di economia, da professionisti della scuola di management, ma però ci sono anche queste realtà umane. Io ricordo discorsi molto affascinanti di sportivi piuttosto che di personaggi che hanno fatto qualche cosa non nell'economia, ma che poi è una grande ispirazione. Quindi Never Give Up, I'm Way e via dicendo. Senti, quest'anno è il 20° anno, tu hai poco fa l'hai detto. Quando sarà l'evento? Mi sembra a novembre. 15-16. 15-16 novembre. Senti, e quali saranno i grandi speaker che avremo quest'anno? Quest'anno portiamo Francis Ford Coppola, che ci parlerà di creatività, Muhammad Yunus, premio Nobel della pace, che parlerà di sostenibilità. Avremo anche Michael Phelps, che è l'olimpionico più premiato di tutti i tempi, il nuotatore. Ci sarà anche Bebe Bio, che siamo molto orgogliosi di avere con noi perché ci parlerà di diversity and inclusion e di tutto quello che lei sta facendo per aiutare i ragazzi a inserirsi e a includersi all'interno del mondo degli sport. E dopo altri 8, adesso abbiamo appena confermato, devo dire che questo è assolutamente una novità, non lo sa ancora nessuno, un speaker sull'artificial intelligence che si chiama Francesca Rossi, che viene dalla mano di IBM e viene direttamente dagli Stati Uniti, anche se lei è una ricercatrice italiana. Bellissimo. Bene, ci vediamo senz'altro tutti a Ruobi a novembre. Però adesso voglio tornare su qualche cosa di personale. Io ti conosco da molto tempo, ho seguito la tua carriera, sono affascinato dalla tua capacità di crescere, di migliorarti, ma un piccolo trucco, qual è il segreto del tuo successo, Anna? Penso che il segreto del mio successo è non stancarmi mai di provarci, la costanza, la perseveranza, è una qualità che mi ha accompagnato da tutta la vita. A me in scuola non mi dicevano sei la più intelligente o la più brava, mi dicevano sei quella che non si dà mai per vinta e alla fine ce la fa. E questa è una caratteristica che ho sempre avuto e vedo che premia tantissimo. Tante persone arrivano a quell'80% e abbassano le braccia, si danno per vinti. Io tento sempre di dare di più, anche nei momenti in cui sembra che non arriverò mai. Se uno ha pazienza, continua a lavorarci, credo nel duro lavoro e alla fine i risultati arrivano, il successo arriva. Sicuramente non è una strada facile, non è sempre lineare verso il successo, ci sono alti e bassi, però l'importante è sempre avere chiaro dove si vuole andare e continuare a lavorarci per raggiungere quell'obiettivo. Molto affascinante, veramente molto brillante. Senti Anna, un'ultima domanda. Cosa vuol dire essere mamma, moglie e top manager di successo? Vuol dire organizzarsi bene. Devo dire che la chiave per riuscire a fare tutto quello che faccio è organizzarmi bene, avere sicuramente a casa un compagno che mi supporta, che capisce che io lavoro uguale di lui, che i bambini sono di tutti e due, allora dividere anche le cose che dobbiamo fare a casa, accompagnare i bambini al dottore, fare diverse cose. Noi siamo sostituibili, diciamo che abbiamo sempre creduto molto che tutti e due abbiamo lo stesso diritto di lavorare, che tutti e due amiamo quello che facciamo e per avere una famiglia, se siamo in due, è tutto molto più facile. Sicuramente aiuta moltissimo una buona organizzazione, come dicevo prima, perché io non ho parenti qui in Italia, i nostri sono tra Argentina e l'Uruguay, però avere una mano destra, un braccio destro che potrebbe essere una buona babysitter, penso sia fondamentale. Comunque
sempre è, penso che voler fare le cose, dopo si trova il modo di farlo, però questa era la prima cosa, io ho sempre voluto fare tutto, non volevo scegliere tra la carriera o essere mamma, volevo avere una carriera e arrivare anche a un ruolo importante, ma allo stesso tempo essere mamma e per fortuna e anche tanto lavoro ce l'ho fatta. Riprendo una parte di questo tuo ultimo intervento per dire volere fare le cose. Io credo che sia veramente la chiave, l'essere determinati, il crederci veramente, il crederci che non siamo una linea piatta verso la pensione, che possiamo ambire a diventare CEO di una grande azienda, country manager, possiamo ambire di lavorare, di produrre per fare il successo personale ma anche il bene della nostra famiglia. Volere veramente fare qualcosa. Grazie Anna, è stata bellissimo e ci vediamo presto a Uobi. Grazie a te di questa opportunità. Grazie, ciao. Amici, io vi ringrazio e ci vediamo presto con un famosissimo ospite. Ciao.